ragazzi, oggi andiamo a fare un tutorial diverso dal solito, ovvero andremo a lavorare sui comandi al volante. Quindi le operazioni sono molto complicate ma richiederanno poche attrezzature. Per evitare di lavorare con il rischio che l'airbag possa partire o che qualche comando faccia interferenza, andiamo a rimuovere il polo negativo della batteria. Quindi apriamo la nostra vettura, apriamo il cofano. Una volta aperto il cofano, munitoci di una chiave da 10, andiamo a fare questa operazione, ad allentare il bullone del polo negativo. Una volta che è ben allentato, lo andiamo a rimuovere tirando verso l'alto. Quindi allentiamo un altro po'. Ok, e abbiamo rimosso il polo negativo dell'auto. Naturalmente cerchiamo di tenerlo da parte, di non far andare a contatto di nuovo con la batteria, altrimenti entra in funzione. Quindi passiamo all'interno dell'auto, vi faccio vedere qualche punto dove dovremmo andare a sganciare e poi procediamo direttamente con la rimozione della parte centrale del volante. Ok ragazzi, allora eccoci alla prima parte dell'operazione, ovvero smontare il volante, che non è una cosa complicata, non è una cosa facile. Abbiamo rimosso il cavo il polo della batteria, a quel punto lì dovremo tirare in su questa parte qui del coprivolante e con un cacciavite piatto andare a fare leva sui ganci che sono qui dietro. Tenete le chiavi inserite se volete per comodità per girare le ruote, altrimenti parte il blocco sterzo, e inserendo il cacciavite dovete fare una leggera pressione verso il basso finché non sentite che si sgancia l'airbag. Quindi in questa operazione qui fate così adesso, di questa parte. Ok, se gli do un leggero clic che si sgancia, a quel punto lì prendete un cacciavite a stella. In questo forellino qui che trovate al centro sotto, se ad occhio nudo lo vedete, dentro c'è un diciamo un pulsantino in argento e serve a sganciare. Voi con un cacciavite lo andate a schiacciare a quel punto lì avete l'airbag fuori. Mi raccomando, con molta calma dovete tirare queste linguette arancioni qui verso la parte gialla, tutte e due. Io adesso mi aiuterò con un cacciavite piatto. Allora. Ok, a quel punto lì abbiamo sganciato l'airbag, tirate via lo spinotto e la nostra scatola d'airbag è stata rimossa. Mi raccomando, con molta cautela la mettete da qualche parte senza danneggiarla. Adesso addrizzate il volante, a quel punto lì abbiamo la parte del volante smontata, non abbiamo componentistiche. Adesso noi andremo a rimuovere questa vite qui, qua, questa vite qui, quella opposta dietro, smontiamo il pezzo e rimontiamo il nuovo. Quindi andiamo a fare questa operazione in modo veloce noi, poi vi farò vedere appena montato com'è il pezzo.
abbiamo montato il pezzo. Questo è il pezzo vecchio, come potete vedere. Qui c'è già montato il pezzo nuovo. L'airbag naturalmente è facile da rimontare, ovvero riagganciare gli spinotti così come erano. Per lo spinotto centrale c'è solo un senso, quindi agganciate, aspettate che si faccia il rumore delle linguette che hanno tenuto, quindi sentite il click. A quel punto lì mettete l'airbag con le molle posizionate perfettamente sui buchi e un colpo secco lo riagganciate. A quel punto lì abbiamo l'airbag riagganciato, il pezzo è montato. Andiamo a montare il polo sulla batteria, quello non ve lo faccio vedere perché credo sia già capibile per tutti, quindi un attimo di attesa qui e vi faccio vedere appena accendiamo l'auto com'è. Quindi un attimo ragazzi. Ok, la batteria è stata montata, il quadro di controllo si è riacceso, inseriamo la chiave nella vettura, accendiamola, come potete vedere ci basta cliccare il tastino qui per accendere il nostro cruise control, regolate la velocità col su e giù e cancella lo chiudete, oppure schiacciate il freno a quel punto lì. Nessun problema. Vedete? Qui ci appare l'icona del cruise control, quindi il chilometraggio che abbiamo, lo schiacciate e riazzeriamo, quindi ragazzi schiacciate ed esce il verde, rischiacciate di nuovo, si imposta il cruise control, cancella, se lo abbiamo attivato lo cancelliamo, qui selezionate la velocità e il resto è tutto fatto. Quindi io vi auguro un buon montaggio anche a voi, naturalmente è la prima volta. Provatelo con molta calma in una zona vuota, in quanto è vero che sono già montati dentro, quindi non dovrebbe avere problemi, però onde evitare lo provate in una zona sicura, tranquillamente. Se avete paura che succede qualcosa, che magari non si stacca, non funziona, si blocca, con molta calma ragazzi, ci vuole un po' di pazienza. Arrestate l'auto, naturalmente i freni diventano molto duri schiacciarli perché non essendoci più il servofreno non abbiamo più l'aiuto, quindi però con molta spinta sulla gamba e sul freno schiacciate, rallentate l'auto e la bloccate. A quel punto lì non attivatelo più, lo smontate poi appena arrivate a casa. Quindi mi raccomando, è un'operazione che sembra semplice ma non lo è, perché qui c'è sempre l'airbag. Mi raccomando, lavorate sempre con la batteria sconnessa perché potrebbero verificarsi dei problemi che spero e non auguro a nessuno. Per il resto vi auguro una buona giornata. Ok ragazzi, adesso vi mostriamo come funziona il cruise control. Quindi facciamo un test. Allora acceleriamo con la macchina ad arrivare più o meno intorno ai 40 km/h. Quindi intanto lo attiviamo, che si accende la lucina verde del cruise control. Una terza, ok, siamo alle 3:40. A quel punto lì ci basta fare prima uno swipe verso il meno, che si accende l'icona set. A quel punto lì il cruise control mantiene la velocità, quindi noi stiamo mantenendo una velocità media di 45 km/h. Come potete vedere stiamo mantenendo 45 km/h, l'acceleratore non è inserito, la macchina sta camminando da sola, quindi a quel punto lì ci basta solamente, se vogliamo accelerare, andare verso il più, se vogliamo decelerare andare verso il meno, quindi lo abbassiamo. Quando schiacciamo il freno automaticamente l'icona di set si stacca e quindi ritorniamo in modalità manuale. Quindi abbiamo fatto il test, vi abbiamo mostrato un po' come funziona e niente ragazzi, ci vediamo col prossimo video.